Buongiorno e bentrovati a questo nuovo esercizio. Questo esercizio è stato assegnato all'esame, credo, del 6 giugno 2018. In realtà non sono state assegnate soltanto queste due viste, ma c'era anche una sonometria per permettere agli allievi di comprendere meglio come era fatto il pezzo. Preferisco fare il filmato con le sole due viste in proiezioni ortogonali, in maniera da aggiungere un po' di pepe all'esercizio stesso, rendendo un pochettino più difficile l'interpretazione di come è fatto l'oggetto. Quindi è più un esercizio di lettura, perché poi vedrete che se capite come è fatto l'oggetto, realizzarlo è molto semplice, si realizza con pochi passaggi. Innanzitutto volevo farvi notare il tipo di proiezioni utilizzate e in secondo luogo volevo farvi notare alcune linee. Allora le ingrandisco: questa linea qui che non arriva alla periferia, idem non arriva alla periferia di qua, lo stesso questa linea, idem, 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 idem. Queste hanno un significato ben preciso nel disegno tecnico, lascio a voi individuarle, poi chiaramente nel filmato ne troverete la spiegazione. Poi attenti alla mancanza di allineamento tra questa linea, che è fatta in un certo modo, e questa linea qui, che però è chiaramente una linea che ha un suo significato diverso da questa. Per ultimo vorrei farvi notare il fatto che ci sono degli archi in una delle due viste e che di qua sono riportati degli archi e dei tratteggi. Questo vorrà dire che c'è qualche cosa di arrotondato in posizioni ben particolari, quindi sia qui sotto questi archi qui, quest'arco qui, sia qui sopra quest'arco qui e quest'arco qui. Inoltre ci sono queste due linee continue grosse, 1, 2, 3. Allora, a questo punto il suggerimento è: io interrompo il filmato, diciamo che è proprio una premessa, voi bloccate anche voi l'esecuzione del filmato, pensate come può essere fatto l'oggetto e poi riprendete il filmato e verificate se quello che avete pensato e che vedete svolto nel filmato è coincidente, cioè se avevate letto correttamente questa proiezione ortogonale. Bene, spero che abbiate fatto una pausa non troppo lunga per cercare di capire l'oggetto. Vediamo di realizzarlo. Allora, per realizzarlo, solita tecnica, cioè facciamo un nuovo file di parte in millimetri, perché sono millimetri, ecco qua l'indicazione che sono millimetri. Dividiamo lo schermo in due parti, quindi di qua abbiamo la nostra proiezione ortogonale che possiamo ingrandire leggermente e di qua abbiamo l'oggetto da realizzare. Allora, queste due linee lunghe fanno pensare a che cosa? E se guardo invece questa sezione fatta in mezzeria, vedete c'è qualcosa di più basso e dietro di più alto. Fanno pensare che l'oggetto è fatto da tre corpi. Un corpo, questo, un corpo centrale e un altro corpo qui, che però è la stessa cosa di quello sotto. Allora io comincio con la realizzazione del corpo centrale. Attenzione, perché nel corpo centrale ci sono delle differenze tra la parte di sinistra e la parte di destra, però diventano uguali nel momento in cui questa parte qui, questo foro da 20, lo faccio in un secondo luogo. Quindi comincerò a schizzare sul piano XY due rettangoli, che poi saranno quadrati, non lo so, a una certa distanza l'uno dall'altro, con in mezzo niente. Allora andiamo a vincolarli e a quotarli. Ovviamente sono allineati,
mettiamo tutte le perpendicolari che dobbiamo mettere. Poi andiamo a quotare, la larghezza è 30, l'altezza è 30, quindi questo è 30. Sono larghe 45. Spostiamola. In realtà l'ho solo allargata, ma comunque va bene lo stesso, è uguale. Distanziamo le 30 fra di loro, ma prima di distanziarle 30 fra di loro, questo 30 lo uso mettendo questa distanza dall'origine di 15 e questa distanza dall'origine uguale anche lei. Una quota necessaria. Che cosa è ancora necessario? Io l'avrei già individuato, ma per farvelo vedere non è stato vincolato lungo l'asse Y. Quindi andiamo a spostarlo e a mettere il punto di mezzeria allineato con l'origine. A questo punto è completamente vincolato, possiamo fare il foro da 14, due fori da 14, ripeto, li facciamo da 14 perché questo, anche se va fino in fondo, poi dobbiamo fare questo più largo, quindi facciamo un cerchio in questo caso, di qua e di qua, dopodiché li quotiamo, 14 di diametro, questo ovviamente è uguale a questo, poi li allineiamo fra di loro e col punto centrale. E poi li posizioniamo a distanza 22,5, 22,5, 22,5. Quota dal centro del cerchio, punto a qui, 22,5, ok, e quota da qui a qui, 22,5. Completamente vincolato e quindi estrudibile. Fine. Di quanto? 19. Estrusione 19 mm. Non mi preoccupo affatto che i due corpi siano staccati, perché l'oggetto in mezzo è fatto così, c'è questo passaggio. Non mi preoccupo in questo momento nemmeno di questi archetti, e avete scoperto anche cosa sono questi spigoli fittizi, perché li metterò dopo. Adesso vado a fare questo corpo davanti dell'oggetto. Per farlo avvio uno schizzo su questa faccia. Per farlo, linea U rovesciata, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, chiudiamo. Poi incominciamo a dare
le collinearità, questo su questo spigolo, gli angoli di 90 gradi laddove servono, qui, questo e questo, due quote necessarie, l'altezza totale e l'altezza dello scasso. Allora, l'altezza dello scasso è 26, e l'altezza totale è 51. Allora, la nostra U rovesciata è fatta, possiamo aggiungere subito le due raggiature di 20, raccordo 20, ok, schizzo completamente vincolato, fine, estrudiamolo di 15, quindi andiamo a toccarlo, 15, è già nel verso giusto e diamo insomma l'ok. Il terzo corpo solido che dobbiamo andare ad aggiungere è identico a questo secondo. In realtà noi avevamo il disegno di questo che andiamo ad aggiungere adesso e l'abbiamo usato qui davanti per fare quest'altro, il secondo corpo solido. Quindi si tratta di fare un mirror di questa lavorazione sul piano XZ e diamo l'ok. A questo punto l'oggetto non dico che è finito, ma quasi. Allora cominciamo a vederlo di qua e poi da sotto. Qui c'è il foro da 14, qua c'è un diametro, un cilindro scavato da 20. Allora sistemiamo subito questa dissimmetria facendo uno schizzo lì sotto, un cerchio, dando la concentricità di questo con quello da 14, andando a mettere il diametro che deve essere 20, completamente vincolato, fine, estrudi a tagliare per un'altezza di 11, e anche il cilindro cavo da 20 di diametro è costruito. Quindi se dovessimo fare una sezione sul piano di mezzeria, qui vedremmo questo qui fatto con due diversi diametri e questo fatto con un solo diametro. Adesso ci sono rimasti da fare soltanto dei raccordi, perché guardate qui c'è un raccordo, un arco da 5, guardate qui ci sono delle strane cose e che qui sono riportate. Volevo fare un attimo un recap per le altre linee. Questa abbiamo capito che quindi è legata in qualche maniera a questo spigolo che dobbiamo andare a sistemare con un raccordo. Questa lo stesso legata a questi raccordi che dobbiamo fare, mentre questi altri spigoli fittizi sono questo e questo, nient'altro che questo spigolo e questo spigolo. Analogamente questo e questo sono questo spigolo e questo spigolo. Per quanto riguarda invece questa linea a cui vi avevo detto di fare attenzione, questa è una linea d'asse del foro da 14, anche di qua c'è la linea d'asse del foro da 14. Quindi questi ancora non li abbiamo creati perché esiste solo lo spigolo vero, questa parete qui con il suo spigolo, e adesso andiamo a mettere i raggi di raccordo da 5, che a guardare bene dove stanno le linee tratteggiate e questi spigoli fittizi stanno più o meno in qualsiasi posto qua sotto. Allora andiamo a fare un raccordo da 5, andiamo a rendercelo più lavorabile, quindi qui questo spigolo, questo spigolo, questo spigolo, questo spigolo, questo spigolo, questo e questo qui, non sbagliamo,
e abbiamo fatto tutto ciò che c'è intorno a questo spigolo, i due spigoli delle ali. In realtà qui c'è qualcosa anche da esterno, per cui sia da una parte che dall'altra, per cui questi raccordi da 5 vanno fatti anche qui, qui e qui, e ancora qui, qui e qui. E il pezzo a questo punto è terminato. È lo stesso pezzo rappresentato con queste proiezioni ortogonali? Abbiamo un solo modo per poterlo andare a verificare: rifare esattamente queste due viste. Ho costruito la medesima rappresentazione in proiezioni ortogonali dell'oggetto assegnato, partendo dall'oggetto appena modellato. Questo non è mostrato nel filmato, ma potete replicarlo benissimo da soli. Quindi questo è l'oggetto modellato, queste sono le sue proiezioni ortogonali. Se le confronto con le proiezioni ortogonali dell'oggetto da modellare, le proiezioni in ipotesi, vedete che i grafi, vabbè, sono le stesse due viste o viste in sezione, ma i grafici sono perfettamente uguali, anche le linee con le stesse convenzioni di rappresentazione sono esattamente le stesse nello stesso posto. Chiaramente mancano le linee d'asse, ma voglio dire, qui mancano anche tutte le quote, però per il resto gli oggetti sono esattamente identici. Questo vuol dire che l'oggetto che noi abbiamo modellato è corretto e rispecchia perfettamente questo oggetto qui. Spero che abbiate imparato qualcosa. Rispetto al tema d'esame era resa più difficile la parte di interpretazione delle proiezioni ortogonali, in maniera che abbiate potuto avere un esercizio un po' più pepato, come ho detto all'inizio, da risolvere. Non c'è nessun'altra cosa da aggiungere, se non che se vi è piaciuto il filmato mettete un like. Se siete caduti su questo filmato per la prima volta, siete entrati nel canale, iscrivetevi al canale, fate un favore a me, ma anche a voi, perché così rimanete aggiornati di tutti gli aggiornamenti che man mano, le aggiunte che man mano vado a fare. E peraltro, se volete questo disegno lo potete acquistare abbonandovi. Il prezzo è veramente ridicolo e quindi non mi è rimasto nient'altro da dirvi che buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.